Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, oggi in questo video parliamo della spinta, dello spin a biliardo. Come colpire la biglia e spingere in avanti la nostra biglia battente, perlomeno come alleno io questa parte qua del mio gioco. Niente, farò vedere un attimo un esercizio veloce come lo faccio e poi darò una spiegazione per quello che so darvi, ragazzi. Allora, vi ringrazio tanto, voglio salutare gli ultimi iscritti, grazie mille, grazie dei commenti e delle domande. Ragazzi, iniziamo ad allenarci. Dai, ragazzi. Ok, allora, questo tiro qua è un tiro che viene eseguito al 80%, 80-90% della forza, cioè praticamente facciamo un tiro al 90%. Perché? Perché il tiro al 90% cosa accade? Ti scomponi che un conto è tirare quando uno usa una forza del 10, 20, 30%. Allora lì è facile stare composto in posizione. Quando invece la steccata parte fortissima, con potenza, con cattiveria, ovviamente tenere la punta della stecca ferma, la stecca immobile, la posizione della spalla, ok, è molto più difficile. Allora, perché mi alleno in questa maniera qui? Così mi abituo a stare il più fermo possibile. Questo l'ho visto fare, un allenamento facendo dei tiri a questa forza, 80-90%, a Van Boning, che ho guardato e ho detto, ma come mai tira così? Ho provato, in effetti poi migliori quel tipo di gioco lì. Questo qua è un tiro a spingere che ho fatto per poi far ritornare la biglia verso il centro e ritrovare.
Tirare con forza serve per quello, e poi bisogna capire quando si sbaglia, si rifà il tiro che c'è stato l'errore e si cerca di andare a capire qualunque cosa del nostro corpo, cos'è che non ha funzionato. Cioè ogni volta che faccio un tiro, sì che miro, ma poi presto attenzione ho sbagliato, perché ho mosso il polso, ho mosso il ponte, ho fatto un'altra cosa, o non lo so. Cerco di andare a capire perché ho sbagliato. La stecca è una cosa importante per far partire il tiro in questa maniera qua. Non bisogna chiudere tanto la stecca forte, cioè bisogna chiuderla, guardate se vedete, sì, chiuderla, però lasciarla morbida, cioè praticamente è come lanciare la stecca, ok? Come lanciarla, perché la stecca alla fine ci vuole bene, perché fa tutto da sola, ha i pesi, ha il peso giusto, ha la punta in carbonio. A volte si ha il vizio di voler fare troppo noi, fargli fare quello che vogliamo noi alla stecca, alla biglia. A volte basta fare niente, il minimo indispensabile. Il minimo indispensabile che dici, mi metto in posizione, mi metto di fermo in posizione, la mia stecca in mano impugnata nel punto giusto, il mio ponte, e poi la si lascia fare da sola. Ok? Alla fine è lei che ci aiuta, ma qualunque tipo di stecca. È logico, una con dei puntali in carbonio magari vanno meglio. Alla fine fa tutto la stecca, bisogna solo tenerla dritta, guardare la punta che non faccia dei movimenti, ok? È un esercizio che lo trovo molto utile io questo, molto, perché ti dà potenza e serve anche quando uno magari c'è il giorno che ha il braccio stanco, perché ha lavorato, ha faticato, che in questa maniera qua acquisisce anche della potenza e si sente anche il braccio meno stanco, ok? Dunque, lasciar lavorare la stecca, che fa tutto lei, polso morbido e fare in modo come se la stecca la lanciassi, ok? Spingere di polso, spingere di gomito, usare tutto, ok? Tutto. E lasciare fare tanto la stecca, però lanciarla come fosse, guardate il movimento se si vede, così, vedete? Ta! La lanci, proprio la tengo alla fine con 2 dita. Non è che se io invece la chiudessi tutta la stecca, lei la scompongo perché la tengo con tutto il polso. Bisognerebbe anche tenere il polso dritto, però ognuno ha la sua morfologia. Io, per dire, non ho il vizio di tenerlo così il polso, però lo tengo così e vedo che a lanciarla, proprio lanciarla, assicurarsi e fare l'anello. Io non ho il vizio di fare l'anello perché non mi piace, però chi ci riesce, però vedo che riesco a tirare lo stesso con potenza anche senza anello, allora non ho preso questa abitudine. Nello snooker l'anello, per dire, non lo fanno e lì tirano anche a volte delle belle fucilate, ok? Allora, facciamo ancora quest'ultimo tiro e cercare di imprimere alla palla nello spin che rotoli in avanti, guardate. Avete visto la biglia bianca, il movimento che fa? Che rotazione dà? Proviamo di nuovo. Ok ragazzi, per oggi è tutto. Vi ringrazio di aver guardato il video fino a qua. Vi ho spiegato come mi alleno io sullo spin, sulla spinta. Mi trovo bene, potete provare anche voi. Fatemi poi sapere se siete migliorati in questa situazione e mi fa molto piacere. Per adesso ciao a tutti, buon biliardo, sempre solo biliardo. Ciao ragazzi!